Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player 2 Lighting e in questo video parliamo di un gadget che farà gola soprattutto a chi crea contenuti su YouTube, a chi ama la pixel art o a chi come me è un fissato a leggere continuamente che ora è durante il giorno. Lo Smart Pixel Clock prodotto dalla Ulanzi è uno schermino con 256 pixel venduto a poco meno di 50 euro. Si ricarica via USB-C e ha una batteria interna che gli dà un'autonomia di circa 5 ore. Potreste aver già sentito della Ulanzi per la loro attrezzatura fotografica. Io sono un grande fan del loro sistema di aggancio e sgancio rapido delle macchine fotografiche, il Falcam F38, che tra l'altro abbiamo già recensito su questo canale. Questo orologio LED ha varie modalità che si possono configurare sia da computer che da telefono senza bisogno di installare un'app apposita. Le modalità di base dello Smart Pixel Clock sono l'orologio, il calendario, il meteo, il conteggio degli iscritti di YouTube e di altre piattaforme cinesi, un segnapunti, un cronometro, il timer e uno screensaver in stile The Matrix, oltre a varie modalità più amministrative, tra cui la più interessante è questa dove compare la scritta AW Tricks. Riguardo il numero degli iscritti a YouTube, sfortunatamente da qualche anno Google passa delle informazioni arrotondate. Questo vuol dire che più saliamo col numero degli iscritti e più lentamente vedremo aggiornarsi effettivamente il numero. Quindi magari sulla nostra pagina vediamo dei numeri precisi fino all'ultima cifra, mentre qui sullo schermino, come in questo caso, vediamo soltanto un numero tondo come 57.700. L'orologio ha un bel design arrotondato con buoni materiali. Sopra troviamo 3 tasti per controllare le varie funzionalità, un sensore di luminosità, sotto ci sono dei gommini antiscivolo e nella parte dietro troviamo l'attacco per ricaricare via USB l'orologio. L'unico appunto, l'unica miglioria che mi sarebbe piaciuta in questo orologio è il fatto di poter avere un qualche tipo di aggancio per poterlo attaccare anche alla parete. Utilizzando la modalità Otrix possiamo accedere a funzionalità molto più avanzate e sprigioniamo il vero potenziale di questo prodotto. Questa modalità, per chi è più ferrato, praticamente ci permette di accedere all'API che viene utilizzata per mostrare tutte le immagini sullo schermo. Il pannello Otrix ha tutta una serie di app aggiuntive che ci permettono di far vedere del testo che scriviamo noi dal computer o dal telefono, collegarsi ad altri servizi come per esempio Twitter, oppure prendere addirittura informazioni da internet come per esempio notiziari e farli vedere sullo schermino. Ci sono animazioni aggiuntive che possiamo far comparire e la cosa più potente è il fatto che se sappiamo programmare possiamo di fatto scriptare il comportamento che vogliamo noi in questo schermo. Almeno per ora il supporto online è un po' debole, quindi non è così facile capire come si impostano delle cose e all'utente medio di fatto le funzionalità sono poche e a volte difficili da impostare. Se siete appassionati di pixel art vi consiglio a mani basse i prodotti della Daewoo, che sono degli schermi con forme più normali, più quadrate, con un'applicazione molto comoda da utilizzare sia per chi ha meno esperienza che per chi sa disegnare in pixel art meglio e vuole magari utilizzare animazioni fatte al computer portandole su questi schermi. La qualità del Pixel Clock però è davvero buona e il prezzo non è esagerato. Se non vi va di giocare troppo con le opzioni avanzate e vi bastano quelle native, sicuramente è un buon acquisto. Spero che più avanti la Ulanzi rilascerà qualche aggiornamento per rendere le opzioni anche più avanzate un po' più semplici da accedere senza dover stare a installare roba troppo complicata su server o computer. Per questo video è tutto e come sempre per dubbi o suggerimenti potete scrivermi su carlo@player2.com, potete seguire Player 2 Lighting su tutti quanti i vari social network e mi raccomando iscrivetevi alla newsletter a player2.com/newsletter, visitate il sito a player2.com e iscrivetevi al forum a player2.com/forum. Grazie per aver visto anche questa recensione e ci vediamo alla prossima!